sto filmando lui, stavo facendo partire. E il video inizia così! Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale, io sono Niccolò e quest'oggi sta per iniziare una serie che è da tantissimo, veramente tantissimo che volevo fare, non avete idea di più di un anno e mezzo. Voi non avete idea del casino che è successo per riuscire a organizzare questa cosa, perché con questo video inizia per la prima volta la serie di vacanze entomologiche estere e per di più tropicali. Infatti, incredibilmente, non so ancora come abbiamo fatto, sinceramente, siamo riusciti a organizzare una spedizione in Borneo. Tu ci credi? A malapena. A malapena. Tra 3 giorni abbiamo il volo, adesso mi trovo qui a Roma e siamo diretti a Re Bibbia per andare a recuperare il terzo che si aggregherà alla spedizione. Ma intanto, già che ci sono, direi che è il momento di presentare i miei compagni di avventura. Vabbè, forse mi conoscete già, io appunto mi chiamo Niccolò, sono di Brescia e mi interesso principalmente di coleotteri della famiglia dei carabidi, sono dei coleotteri principalmente notturni, e anche di pseudoscorpioni, che è un tipo di arachnidi molto particolare, spero di farvelo vedere. Ma qui c'è con me il nostro secondo avventuriero. Chi sei? Io sono Edoardo e sono di qui, di Roma, e mi occupo di coleotteri e lateriti e spero di tornare con i barattoli pieni di quelli. Lo spero anch'io. Raccoglieremo tutto, io vi farò vedere qualsiasi cosa, mi sono anche informato su altri tipi di insetti particolari che ci sono lì. Spero vivamente che non succeda nulla di strano, ma tanto succederà. E niente, adesso andiamo a prendere il terzo che si aggregherà a noi, sperando di trovarlo. E dopo ce ne andremo a fare una grigliata. Finalmente abbiamo il terzo! Ciao! Ciao, chi sei? Galerio Verace, studio acari giganti, altri conosciuti come ragni. E niente, sono tecnicamente parlando l'organizzatore e il capo spedizione di questa follia. Hai detto bene la parola giusta. Follia. Allora, io non ho ancora spiegato esattamente in cosa consiste. No, dove sì. In particolare ce ne andremo in un paesino che si trova sulla costa nord del Borneo, che è il Sultanato del Brunei. Altresì noto come Monopoli Marittima. Vabbè, Ha detto paesino. Vabbè, comunque, questo paese, che è uno di quelli più attivi nel campo della conservazione delle foreste sull'isola del Borneo, e appunto siamo riusciti in qualche modo, non mi capacito ancora come, ad avere i permessi per fare ricerca appunto in un vero e proprio centro di ricerca che si chiama Kuala Belalong, se non ricordo male. cortesia mia. Esatto, tutto grazie a te, ti dobbiamo fare una statua. 6 mesi di burocrazia. E la cosa bella è che questo vuol dire che tutte le prossime spedizioni sarò io quello che deve fare la burocrazia. No! Sì! Ecco, vabbè, comunque, appunto ce ne andremo in Brunei, per la precisione nella regione di Temburong, nel parco nazionale di Ulu Temburong, e sarà un devasto, lo so già. per essere precisi, Esatto. passeremo 20 giorni al centro di ricerca a Kuala Belalong, Esatto. lungo la riva lungo il bivio dei 2 fiumi Ulu. Quindi sarà Ci sposteremo anche nei dintorni, faremo vedere la foresta tropicale, insomma sarà divertente e soprattutto scopriremo quante malattie potremo prendere. Oh, vabbè, è bastato il Marocco, basta. Esatto, chiamo ferro. E niente, siccome lì a quanto pare non potremo mangiare nient'altro di carne se non pollo, adesso ce ne andiamo a fare una bracciolata. Salve, non vi avevo visti arrivare. Oggi intraprenderemo un viaggio parallelo a quello di Niccolò, Edoardo e Valerio, dove andremo ugualmente ad esplorare il Brunei, però
da un punto di vista diverso, da un punto di vista storico. Anzitutto, che luogo è il Brunei? Perché è così importante? Cos'è che ha realmente spinto i nostri avventurosi amici a iniziare questa loro esplorazione? Il Brunei è una nazione situata nell'isola del Borneo, una delle più grandi isole dell'arcipelago malese, e se non la più grande. E sicuramente in pochi di voi ne avranno sentito già parlare. Il Brunei è una nazione dalla storia estremamente antica, che ha visto imperi, più di uno, fondati nel suo stesso centro nevralgico. È una nazione che ha saputo tener testa a poteri ben più grandi, la Cina in età antica, ma in epoche più recenti il Regno Unito e l'impero britannico. È una monarchia assoluta, una delle poche rimaste attualmente sulla faccia della terra. Tuttavia i loro cittadini sono estremamente felici di questa situazione, in quanto il sultano è una delle persone più ben volute, se non la persona più ben voluta, una persona magnifica, a detta degli stessi. E dunque mi sembrerebbe sprecato e soprattutto un peccato, mi sembrerebbe un'occasione sprecata questa per non potervi parlare un po' della magnifica e lunghissima storia, una storia più che millenaria di questo paese, di questo bellissimo paese che è molto di più di una semplice nazione, è un popolo, è un incontro di più culture che è stato in grado di fondersi e dare origine a una prospettiva che si lancia verso il futuro in modo radioso. Seguitemi dunque in questo viaggio che anch'io mi accingo a intraprendere. Abbiamo già trovato la prima scimmia. Una nasica dal naso molto caratteristicamente latino. Profumino. Le bracciole si aspetta l'aprile. Wow. Wow. È bellissimo. Adesso rispondi a una domanda semplicissima e io ti lascerò andare. Qual è la capitale del Brunei Darussalam? Non la sai? Non la so, chi la sa? Che peccato, che peccato! Tra l'altro potevi dirmi qualunque cosa. Chi cazzo la sa la capitale del Brunei Darussalam? Bandar Seri Begawan si chiama per la precisione. Non so cosa significhi questo nome, probabilmente starà comparendo la traduzione qui davanti. Però esatto. Cosa vuol dire Brunei Darussalam? Pacifico Regno del Borneo. Che poi e inizia poi, tra tipo l'altro, Nangar Brunei Darussalam, mi sembra. che poi in realtà, tra l'altro, nonostante il nome, il Brunei non è marrone. Dai, prepariamoci per questa bella braciolata. Ultima cena con la carne di porco. Non dite ometti il maiale. In realtà c'è sta un cinghiale selvatico in Brunei, potremmo mangiare quello. Babirus. No, ce n'è un altro. Il Babirus non sta sulla Waze. Buondì, manca un giorno alla partenza, partiremo domani a mezzogiorno per il Brunei. E adesso ci siamo messi qui a fare gli ultimi preparativi e a sistemare le valigie e vi voglio far vedere un po' le cose varie che ci porteremo, giusto per dare un'idea di quello che faremo durante il viaggio. Seguitemi. Questo casino è quello che dovrà entrare in questa valigia e nello zaino che tengo come bagaglio a mano. Allora, a parte la macchina fotografica, qui abbiamo, vabbè, vestiti. Lasciamoli qui.
pluriball per imballare tutte le cose più fragili. Questo qui è un retino che serve per prendere gli insetti da sotto corteccia. In pratica lo si appoggia all'albero e alzando la corteccia tutto quello che c'è sotto cade dentro il retino. Poi anti-zanzare, perché altrimenti, a parte che non è a fuoco, sì, un anti-zanzare potentissimo che altrimenti chissà quante malattie ci prendiamo. Bustine, barattoli, 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 barattoli. Questo qui è un aspiratore per insetti, praticamente funziona a bocca, cioè ci si mette in bocca questa estremità e gli insetti, aspirando letteralmente, gli insetti entrano qui dentro e entrano nel barattolo. Poi c'è una retina che impedisce che finiscano in bocca. C'è sia nella versione a fiato che nella versione elettrica, che dovrebbe accendersi. Praticamente è un aspirapolvere che ho modificato con un barattolo, sacca stagna, fazzoletti, tanti fazzoletti, ce ne sono anche là, caricatori vari, il libro di Wallace all'arcipelago malese, giustamente. In questo sacchetto invece c'è un'altra cosa simpatica che ci ha prestato un amico e che sarà divertente piazzare nei pressi del centro di ricerca. Se riesco a tirarla fuori. Eccola. È una fototrappola. Questa qui la piazzeremo in un posto che individueremo vicino al centro e riprenderà gli animali che si avvicineranno. Speriamo di fare belle riprese anche con questa, perché è, diciamo, una bella macchina e recupereremo un po' di dati anche sulla fauna di vertebrati, speriamo. Poi una marea di vestiti, asciugamani, robe per lavarsi, un treppiede per fare le lampade, per trovare gli insetti che sono attirati dalla luce, carta igienica perché non si sa mai, insetticida perché non si sa mai, mascherine, pronto soccorso, occhiali protettivi per qualsiasi animale ci voglia spruzzare cose negli occhi, perché ci sono e spero di farveli vedere anche perché sono bellissimi, taccuino per appunti, borsello. Questo qua è un retino da sfalcio, praticamente un retino con questa rete protettiva che serve per battere le fronde degli alberi e prendere gli insetti che ci stanno sopra. Lì sotto c'è il suo manico che ho costruito io, torce per la caccia notturna, paletta, lì c'è un altro manico, poi roba per gli insetti acquatici, un colino per prenderli in acqua, un retino col suo manico che è in valigia, sempre per insetti acquatici che abbiamo disinfettato, e 2 paia di scarponi, poi ovviamente, vestiti tecnici a maniche lunghe, una cacciatora con un sacco di tasche dove mettere i barattoli, medicine e questo è quanto, una marea di roba che spero di riuscire a fare entrare in valigia, anche perché dobbiamo stare sotto i 23 kg per l'aereo. Sarà divertente. Dimenticavo una cosa. Alla fine, per via di leggi di esportazione del Brunei, in pratica, quello che dovremmo esportare, cioè tutti gli insetti, arachnidi e compagnie che dovremmo esportare, li dovremmo lasciare all'università, che è il nostro referente locale, e poi loro ce li rispediranno indietro praticamente, perché, vabbè, leggi varie ed eventuali. L'unico problema è che dovremmo trovare un modo per riuscire a conservare questi animali in modo che ci arrivino interi, e quindi dovremo metterli praticamente in alcol e fare in modo che non evapori. Quindi mi sono preso tipo 3 rotoli di Teflon per riuscire a sigillare bene i barattoli, e praticamente quello che andremo a fare più o meno si può riassumere così. Metterò la Porsche in una scatola e la scatola dentro un'altra scatola, quindi spedirò quella scatola a me stessa, e quando arriverà la spiaccicherò con un martello. Per quanto assurdo possa sembrare, dovremo mettere insetti dentro provette con alcol, che finiranno dentro contenitori con l'alcol, che probabilmente finiranno dentro altri contenitori con l'alcol, tutto quanto sigillato col Teflon, per evitare le perdite il più possibile, anche perché l'alcol è infiammabile, quindi potrebbero dare problemi. Tra l'altro ce lo daranno là, sempre per il fatto che non possiamo portarcelo sul volo, ovviamente.
E niente, comunque questo è quanto per quanto riguarda me. Adesso vi porto a vedere anche le valigie degli altri e dopo mi metterò a sistemare tutto sto casino. Qui abbiamo la valigia di Edoardo con un po' di cibo che ci servirà perché alcuni giorni non avremo da mangiare al centro. Esatto. E un po' di trappole anche diverse dalle mie, quindi tipo c'è la Malais che Sì. adesso è sfondata qui sotto, tanto è un telo, non si vede niente, adesso ve la faremo vedere piantata. Una trappola a finestra che è semplicemente un telo di plastica praticamente con sotto delle bacinelle e barattolini cotone in modo incredibile. Questo è praticamente. Quanti serpenti velenosi ci sono in Brunei? Ho calcolato, sono circa 7. Quasi la metà dei serpenti sono velenosi. Vabbè, quindi se prendi un serpente in mano c'è il 50% di probabilità di dovrebbe bene. Allora, io ho controllato solo gli ultimi giorni quanti erano i serpenti velenosi in Brunei, perché mi avevano detto che erano solo 2 velenosi mortali, si intende, potenzialmente pericolosi. No, sono molti di più, sono tipo 7, tra i 7 e i 10. Tra cui non dimentichiamocelo, tipo il cobra reale che si alza. Il cobra reale, al contrario del serpente medio, che io una vipera, onestamente non ho molta paura di una vipera, perché so che una vipera ha paura dell'essere umano e si nasconde. Il cobra? Cobra reale, non gli altri cobra. Gli altri cobra sono sì, piccati. sì, ad esempio, che ne so, un cobra innocuo e il cobra immaginario. Ci stanno alcuni cobra che tipo il cobra sputtatore, che vive anche là, che sono effettivamente molto timidi. Invece il cobra reale è un serpente di 5 metri che si erge su 2 metri, barra 1,80 m, quindi diventa più alto di te e ti insegue perché ti guarda come un'effettiva invasione territoriale. Quindi quello è un serpente dove devi filartela nel momento che te la vedi o fare un giro grande come una casa. Per di più ci stanno 3 specie di craiti. Di queste una sola credo si spinge più in entroterra. I creti sono un gruppo di serpenti che sono imparentati con i serpenti marini, che sono tutti velenosi mortali, hanno tutti i veleni orripilanti, e come i serpenti marini, i creti hanno tutti i veleni mortali che ti ammazzano in poco tempo. Quelli veramente ti mordono e muori in 5-10 minuti a volte. E poi nel centro ci sono i coccodrilli marini anche. I coccodrilli marini davanti al centro, sembra che nel fiume accanto al centro ogni tanto arrivano i coccodrilli marini. I coccodrilli marini sono uno dei pochi casi ancora esistenti sul nostro pianeta di megafauna, che la maggior parte è andata estinta nel oceano per colpa dell'essere umano, ma alcuni sono sopravvissuti, come i coccodrilli marini. Per fortuna. Sì, per fortuna. Sì, in effetti per fortuna, per però. fortuna. Ma il coccodrillo marino è particolare perché alcuni esemplari della specie sono 2 metri. Altri esemplari della specie sono circa 5-6 metri, quindi sono megafauna a tutti gli effetti, ti potrebbero mangiare un boccone. Fanno parecchia paura i maschi alfa di coccodrillo marino. E per di più tra i serpenti velenosi in Brunei abbiamo 3 specie di serpente corallo, alcune abbastanza piccole quindi non le vedi e comunque se ti mordono muori, 2 specie di vipera dove in verità se ti mordono non è la fine del mondo, però comunque vuoi evitare di stare male per una settimana per colpa di una vipera, stai facendo campionamento. E mi sto dimenticando altro oltre a creti, cobra, vipere. Per fortuna ragni noti non. I ragni noti sono non pochissimi, troppo. quelli velenosi come quasi sempre, è normale che i ragni in verità sono molto largamente esagerati. I megalomorfi. Scorpioni? Gli scorpioni anche, soprattutto quelli grandi, gli scorpioni sono abbastanza innocui. Io te i ragni però non mi farei mordere dai megalomorfi che ci Sta vivono. tranquillo, io ti chiamo quando I ragni particolarmente, soprattutto le migali, i terafosidi lì in particolare, sono abbastanza cattivelli, ti possono mandare fuori per una settimana, nel senso ti possono mandare a letto per una settimana, è una cosa che vogliamo. Addizionalmente... È una cosa che vogliamo, cosa? Scusa? No, non vogliamo. Hai detto che vogliamo. Sorry. E Come- per più come in che vogliamo senso? evitare magari di farci mordere da qualsiasi megalomorfe, perché in sudestasi sono conosciuti i megalomorfi sono molto pericolosi, quindi vogliamo assolutamente. Che altri strumenti ti sei portato poi? Io oltre al Winkler mi sono portato, vabbè, il mio solito retino da sfalcio che abbiamo tutti e 3, che Vabbè. sfalceremo come dei pazzi. Avete visto il mio? Sì, esatto. Poi un sacco di trappole pitfall e i liquidi per le trappole pitfall e le trappole per corteccia, che sono essenzialmente delle trappole per albero, che sono essenzialmente le trappole pitfall che si appendono lungo
Davvero? la corteccia di un albero. Sì. Si prende una slitta di plastica, praticamente una bottiglia tagliata, si piega leggermente, si inchioda la slitta, si inchioda il barattolo sotto torlicole e si aspetta che le bestie cadano dentro direzionate. Sono tipo le trappole sticky in funzione, servono per campionare le bestie che vivono sulla corteccia e che vivono sugli alberi, camminando sugli alberi, però funzionano con gli animali molto delicati come gli arachnidi. Se usassi una trappola sticky con gli arachnidi sarebbe quasi impossibile rimuoverli senza che si rovinano. Quindi Vai. Bene, adesso direi che stasera vabbè, ci si riposa. io devo riprendere il mio passaporto. Stavo evitando di dirlo, però adesso che Io mi l'abbiamo sono dimenticato il passaporto a casa, ho preparato per 4 giorni la mia valigia, mi sono dimenticato il passaporto. Dio. Vado dall'altra parte del mondo. Signori, per fortuna se l'è ricordato. Per fortuna! Immagina se domani dovevi fare il video e io che me lo dimenticavo. Vabbè, niente, ci si vede domani. A domani con la partenza vera e propria. Ciao! Signori, oggi è il 28 agosto, stiamo facendo gli ultimissimi preparativi e tra poco andremo finalmente in aeroporto a prendere il volo che ci porterà prima a Singapore e poi finalmente in Borneo. Io veramente non sto nella pelle, perciò direi che è arrivato finalmente il momento, senza perdere altro tempo, di dare inizio alle vacanze entomologiche in Borneo. A presto!